Okay, cultural activity should be sustainable in such a way whereby it can generate income and sustain livelihoods. I'd say the activities that you're doing must sustain themselves, for example, by the revenue or the income they are generating. Beh, qualsiasi tipo di attività e quelle sportive in particolare devono vivere in un totale equilibrio economico, quindi è importante che le società facciano gli investimenti economici che gli permettono di fare l'attività sportiva con una totale copertura. La sostenibilità economica delle attività sportive è un punto fondamentale. Sicuramente il punto fondamentale è l'analisi dei fabbisogni, cioè il primo punto è confrontarsi con quello che c'è nel mercato per noi, cercare di arrivare con una nuova proposta che sia sostenibile economicamente, magari competitiva, ben organizzata, con una buona proposta di impiantistica e di allenatori. Quindi direi che bisogna confrontarsi con quello che è già l'esistente ed essere migliorativi rispetto all'esistente. Il secondo punto è senz'altro appunto la qualità della proposta. Cioè, oggi la domanda di sport è molto forte, però è anche molto forte la capacità di fare confronti e quindi di essere immediatamente messo in comparazione con dei competitor. Ma secondo me bisogna innanzitutto distinguere tra cultura e intrattenimento, che sono due cose diverse. L'intrattenimento è una cosa che può e deve essere anche prettamente commerciale, perché riguarda, diciamo, il passare il tempo delle persone. La cultura invece attiene a una sfera che nella storia, diciamo, è stata sempre legata alla promozione di quello che possiamo definire il governo o il potere costituito. Quindi la sostenibilità della cultura in quanto tale, cioè in quanto riflesso di un popolo, non può essere sostenibile se non sostenuta da politiche culturali pubbliche. Ovviamente nella storia sempre di fronte alla politica sostenuta dal pubblico o comunque dai governi c'è la cultura underground, la cultura sperimentale, che invece è una cultura che viene dal basso e che si muove con altri canali, che trova la sua sostenibilità nella partecipazione delle persone fondamentalmente. Quindi credo che la sostenibilità della cultura intesa come con la C maiuscola non possa esistere se non ci sia un sostegno pubblico alle politiche culturali. The economic sustainability is what I will go for, because when you're leveraging on the activities or when you're leveraging on the communities for them to be able to teach these cultural values, you incur costs, and then in this cost you are going to employ people, whereas you're going to pay all these people who are going to train, and you're also going to provide employment to people who are even going to do these cultural practices for people to see, be it dance, music, funeral, any form of cultural activity. Senza la sostenibilità economica non esiste attività, una società non può creare del debito per fare dell'attività, deve riuscire a trovare i meccanismi che le permettono di vivere in equilibrio e di sostenere i costi della stessa attività. I'll say both of them are equally important because if the activity is able to impact and there is no sustainability, then what is the meaning of it? Every business that you're doing should generate revenue, that is number one, and number two, it should be able to sustain itself. So I'll say both of them are equally important. È più importante l'attività stessa, perché si possono anche fare attività di bandiera, che non hanno una sostenibilità economica, ma che attirano simpatia, che attirano consenso, che attirano coinvolgimento, movimento. Quindi per chi fa sport deve sempre rimanere davanti la qualità della proposta sportiva, secondo me. Ma il punto della
sostenibilità economica ha un'importanza sempre maggiore, tanto più mentre l'attività prosegue nel tempo. Un'attività spot che si fa per poco tempo, per poche settimane o al limite per un anno, può anche trascurare, perché la società ha i mezzi per sostenerla, l'aspetto della sostenibilità, però nel lungo termine non potrà farlo. Nell'organizzare un evento, quindi immagino un torneo, una giornata, una serata, un concerto come abbiamo fatto per raccolta fondi, ecco, se è il singolo evento è probabilmente più importante l'aspetto economico, perché per noi un evento così, one shot, lo si fa sempre in modo collaterale rispetto all'attività sportiva, che è quella continuativa e che fai tutto l'anno. Quindi un evento esce dall'ordinarietà. Se fai un evento che esce dall'ordinarietà, sicuramente lo fai o per un investimento, e quindi è importante la parte economica, o per un'attività di fundraising, e quindi è importante l'attività economica. Quindi direi che se un evento singolo è di quello di cui parliamo, è importante forse di più la parte economica. Nel campo culturale è più importante l'attività stessa, ovvero la sostenibilità economica è una variabile che può esistere o non può esistere, ma facciamo un esempio: in Francia il cinema d'autore esiste, piccole sale esistono perché c'è una politica che vuole continuare a esistere anche se sono economicamente in perdita. Quindi è importante l'attività se si vuole fare una politica culturale. Ripeto, se si vuole entrare nella logica dell'evento di intrattenimento, allora sì, si può pensare che può essere direttamente e totalmente sostenuto dai ricavi che riesce a generare, però sono due cose diverse.